Ciao a tutti! Nel tutorial di oggi, come promesso, un nuovo cupcake amigurumi. Qualche settimana fa avevamo fatto questo insieme e se non l'avete ancora visto vi lascio il link al tutorial nella descrizione del video e nell'angolo in alto a destra, ma oggi facciamo questo al lampone, col lampone qui sopra e i ciuffetti di panna. Il tutorial è semplice, veloce e quindi non perdiamo altro tempo e mettiamoci all'opera. Per questo progetto ho deciso di utilizzare un cotone nuovo per me, è il Ricotton della Staffil ed è 80% cotone riciclato e 20% poliestere. È un bel cotone che risulta leggermente grezzo, che a me piace tantissimo. Sono gomitoli da 50 grammi e ogni gomitolo ha circa 90 metri di filato e sono consigliati uncinetti da 2 o 4 mm e io ho usato un uncinetto da 3 mm. Nella descrizione del video vi lascio le referenze colore che ho utilizzato per fare il mio cupcake, se volete utilizzare gli stessi colori, e se volete acquistare il Ricotton, sempre nella descrizione del video vi lascio il sito web della Staffil che potete contattare. Loro vi rimandano al negozio più vicino a voi in cui potete comprare Ricotton, oppure a un sito web in cui poterlo acquistare. Oltre al filato e all'uncinetto ci serve solo un ago da lana, una forbice e come sempre l'ovatta, e questa volta ho usato l'ovatta della Staffil e vi devo dire la verità, è in assoluto l'ovatta più morbida che abbia mai provato. Iniziamo facendo un anello magico. E se non sapete come fare l'anello magico, ho fatto un tutorial specifico, ve lo lascio linkato nella descrizione del video e nell'angolo in alto a destra. Nel giro 1 lavoriamo 6 punti bassi nel cerchio. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Tiriamo il filo e chiudiamo il cerchio. Lavoriamo a spirale e quindi marchiamo l'inizio di ogni giro con un filo o con un marker. Nel giro 2 lavoriamo 6 aumenti, 2 punti bassi in ogni punto. 1, 2. Nel giro 3 lavoriamo un punto nel primo punto e un aumento nel secondo punto. E ripetiamo un punto, un aumento per tutto il giro. Nel prossimo giro lavoriamo 5 punti, 1, 2, 3, 4, 5 e un aumento, 2 punti nel sesto punto. E ripetiamo 5 punti, un aumento per tutto il giro. Proseguiamo a lavorare giri di aumenti, così come abbiamo visto finora. Nel giro 5 lavoriamo un aumento, 6 punti e ripetiamo un aumento 6 punti per tutto il giro. Nel giro 6 lavoriamo 3 punti, un aumento e ripetiamo 3 punti, un aumento per tutto il giro. Nel giro 7 lavoriamo 5 punti, un aumento e ripetiamo per tutto il giro, e nel giro 8 e 9 lavoriamo i 35 punti che abbiamo punto su punto. Nel giro 10 facciamo delle diminuzioni, lavoriamo 10 punti, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
e una diminuzione, e per la diminuzione prendiamo la mezza catenella verso di noi dei prossimi 2 punti, portiamo fuori il filo e chiudiamo il punto e ripetiamo 10 punti, una diminuzione, 1, 10, una diminuzione, 9 punti, 1, 8, 9 e una diminuzione. Tagliamo il filo, estraiamo, tagliamo il filo lungo per poi poter cucire e togliamo il marker. Per fare il pirottino utilizziamo lo stesso schema che abbiamo usato per fare questo cupcake, e se non avete visto il tutorial vi lascio il link nella descrizione del video e nell'angolo in alto a destra. Ed ora con il color panna creiamo dei ciuffetti di panna, appunto, e lavoreremo nelle mezze catenelle che sono rimaste libere quando abbiamo lavorato l'ultimo giro in costa davanti del pirottino. Entriamo nel primo punto disponibile, portiamo fuori il filo e iniziamo lavorando 2 catenelle, 1, 2, e poi lavoriamo un puff di altri 3 punti alti. Quindi iniziamo 3 punti alti, filo sull'uncinetto, entro, porto fuori il filo, chiudo 2 e mi fermo qui e ne faccio altri 2, 1 e 2. In questo modo abbiamo 4 punti non chiusi sull'uncinetto, filo sull'uncinetto e chiudiamo tutto insieme, e questo è un puff fatto di 4 punti alti. Il primo è sostituito dalle 2 catenelle. Saltiamo un punto e nel successivo lavoriamo un punto bassissimo, un punto bassissimo nel prossimo punto e lavoriamo un altro puff, 2 catenelle che sostituiscono il primo punto alto non chiuso e ne lavoriamo altri 3, 1, 2, 3 e chiudiamo tutto insieme. Saltiamo un punto e nel successivo lavoriamo un punto bassissimo, e il puff, che potrebbe essere un po' girato all'interno, lo spingiamo in fuori in modo che venga un ciuffetto di panna, e ripetiamo un punto bassissimo nel prossimo punto, un puff, 2 catenelle, 3 punti alti non chiusi, 1, 2, 3, chiudiamo tutto insieme, salto un punto e nel successivo un punto bassissimo e andiamo avanti così. E chiudiamo con un punto bassissimo nel punto in cui abbiamo iniziato e tagliamo il filo. Dietro facciamo un nodino e nascondiamo il filo all'interno. Per i ciuffetti di panna facciamo un nodino iniziale, tre catenelle, 1, 2, 3, e nella prima catenella lavoriamo un puff di 5 punti alti non chiusi. Il primo sono le 2 catenelle, ne lavoriamo altri 4.
1, 2, 3, 4 e chiudiamo tutto assieme. Se fate fatica a farlo di 5 punti, fatelo pure di 4. Chiudiamo tutto assieme e la ripetizione che ripetiamo da qui è 4 catenelle, 1, 2, 3, 4 e il puff lo facciamo nella terza catenella dall'uncinetto. Questa la lasciamo libera. Qui lavoriamo gli altri 4 punti alti non chiusi. 1, 2, 3, 4 e chiudiamo tutto assieme. E in totale lavoriamo 5 punti puff. Lavorati i 5 punti puff, facciamo una catenella qui su e tagliamo il filo lungo per poter cucire. Per il lampone facciamo un anello magico e nel primo giro lavoriamo 4 punti bassi. Tiriamo il filo e chiudiamo il cerchio, ma questa volta il filo lo lasciamo davanti, così. Nel giro 2 lavoriamo 4 aumenti, 2 punti bassi in ogni punto. Uno. Nel giro 3 lavoriamo un aumento, e 7 punti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E nei prossimi 2 giri lavoriamo i punti che abbiamo punto su punto. 1, 2. Lavorati i 5 giri, tagliamo il filo un po' lungo e ribaltiamo al lavoro in modo che il rovescio del lavoro rimanga all'esterno. Riempiamo con un po' di ovatta. Infiliamo il filo in un ago senza punta e chiudiamo il foro passando attraverso le mezze catenelle esterne dei punti che rimangono, da fuori verso il centro. E alla fine tiriamo per chiudere. Se vogliamo passiamo ancora tramite i punti per chiudere meglio. Il filo lo facciamo passare all'interno dell'amigurumi 2 o 3 volte per fissarlo e lo teniamo poi per cucire il lampone al cupcake. Fissiamo i ciuffetti di panna con gli spilli e con qualche punto cuciamo e cuciamo circa sul secondo giro dall'alto.
Alla fine facciamo entrare l'ago all'interno, passiamo all'interno anche il filo iniziale e questi due fili li annodiamo insieme. Con qualche punto cuciamo qui su anche il lampone. E anche questo filo lo annodiamo sul retro. Ed ora cuciamo la glassa al pirottino. Sulla glassa prendiamo come al solito i punti da un punto all'altro, così, e sul pirottino usiamo questo filo che c'è dietro i punti, dietro a ogni punto, questo filo orizzontale, entrando in ogni punto. E qui, come al solito, da dove esce il filo entro nel punto e esco in quello successivo, e in questo modo cuciamo tutto intorno. E prima di completare la cucitura riempiamo bene con l'ovatta e completiamo la cucitura. Una volta cucito bene tutto intorno, il filo lo facciamo entrare nell'amigurumi, lo facciamo uscire da uno dei fori, lo facciamo rientrare nello stesso foro e facciamo questo 2 o 3 volte per fissare il filo. Se volete, i ciuffetti di panna li potete lasciare così come sono, oppure, se preferite, con un pezzetto di filo potete cucire nella parte alta qui perché stiano un po' più in posizione. Dando dei punti invisibili, ripassando sopra ai fili. E alla fine facciamo uscire il filo dallo stesso foro da cui abbiamo iniziato, annodiamo insieme questi fili e nascondiamo all'interno dell'amigurumi. E il cupcake è pronto. E anche per oggi abbiamo terminato. Io spero tanto che questo cupcake vi piaccia. Fatemi sapere quale vi piace di più tra i due che abbiamo fatto, oppure se volete farne degli altri, lasciandomi un bel messaggio qui sotto al video oppure il vostro like. Come sempre vi ringrazio moltissimo di avermi seguita anche in questo tutorial. Se volete condividere le vostre foto con me, sapete che a me fa sempre tantissimo piacere, potete farlo taggandomi in Instagram oppure nel mio gruppo Facebook. Trovate tutti i link nella descrizione del video. Noi come sempre ci vediamo lunedì prossimo con un nuovo tutorial e nel frattempo vi mando un grandissimo abbraccio e un bacio. Ciao!